Premio Internazionale Fair Play Menarini. Benvenuta Federica Pellegrini. Buonasera a tutti, grazie. E vi chiediamo un altro calorosissimo applauso per la Papillon Band, che sono stati meravigliosi. Grazie ragazzi. Federica, wow, siamo qui di nuovo, tu sei la madrina del Premio Internazionale Fair Play Menarini, sei l'ambasciatrice del Fair Play e proprio dal Fair Play vorrei partire con te per chiederti quali sono i valori dello sport da tramandare ai giovani. Ce ne sono tantissimi, secondo me veramente io mi ripeterò perché ogni volta che me lo chiedono mi piace ripetermi. Credo che veramente lo sport sia la scuola di vita più importante che abbiamo in questo paese, in questo momento, quindi veramente di valori ce ne sono tantissimi, li conosciamo bene, rispetto delle regole, rispetto per l'avversario, determinazione e sacrificio, dare il massimo fino alla fine, resilienza, ne abbiamo veramente tantissimo e tra l'altro tutti meravigliosi. Hai avuto una carriera da atleta meravigliosa e hai ispirato tantissimi giovani a fare non solo il tuo sport, ma anche a praticarne tanti altri. Qual è il tuo impegno oggi? Proprio fisicamente ti stai impegnando perché sei appena arrivata, concretamente sì. Sei appena arrivata dalla tua Fede Academy. Sì, esatto, io ieri sono rientrata da Livigno, abbiamo messo in piede, tra l'altro questa è la seconda stagione di un'accademia di nuoto, di sicuro di alto livello, ma parliamo ai giovanissimi, dai 7 anni in su, devo dire dai 7 agli 11 anni è il corso che mi gasa di più, mi diverte di più perché sono veramente delle spugne che assorbono qualsiasi consiglio, qualsiasi occhiata, gesto che gli dai, loro lo mettono in pratica, hanno bisogno di appassionarsi queste nuove generazioni e quello che vogliamo fare io, mio marito Matteo, lavorando da 20 anni nel nuoto abbiamo detto mettiamo in pratica nel concreto gli insegnamenti che possiamo dare a queste nuovissime generazioni e così è partita la Fede Academy. Immagino che vi chiederanno tantissimi consigli. State un po' facendo anche le prove per Matilde? Beh, Matilde per adesso è entrata in acqua, sguazza. Ce l'ha l'acquaticità? Beh, io spero di sì, sarebbe veramente, però spero di sì, poi le insegneremo a nuotare, poi l'importante, la parola d'ordine in casa nostra è che faccia sport, poi qualsiasi esso stia andrà bene. E com'è cambiata un po' la tua prospettiva oggi che sei mamma e magari anche pensando un po' a tutte le mamme atlete? Beh, è cambiato, cambia tanto. Una volta che diventi mamma sei attenta a tutte quelle cose che di fatto quando non lo sei non ci pensi nemmeno. Per esempio un grande traguardo, adesso io sono anche dentro la commissione atleti del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, un grandissimo nostro traguardo proprio che è arrivato dalla commissione atleti è stato adesso a Parigi tra meno di un mese avere le nursery nei campi gara per le atlete mamme. Quindi da un lato sono un po' invidiosa perché effettivamente mi sarebbe piaciuto in questa nuova veste vedermi da atleta in un campo gara facendo dopo un minuto di aver lasciato mia figlia alla nursery la gara. Devo dire è un grandissimo traguardo, sono cose che vedi con altri occhi, che ti impegnano e devo dire che è bello comunque dare una possibilità anche comunque alle mamme che vuoi o non vuoi in ambito lavorativo, sportivo, a un certo punto della loro vita si trovano davanti a questo bivio, quindi abbattere il più possibile le barriere che un po' blindano questo bivio, secondo me è la strada giusta da fare. E grazie Federica, grazie, noi ci rivediamo dopo. Sì? Fra pochissimo iniziamo con le premiazioni, lascio a te lanciare la pubblicità. Pubblicità! A tra poco! Buonasera e benvenuti. Buonasera di nuovo. Benvenuti da parte mia, io sono Omar Schillaci, sono il vice direttore di Sky TG24, Rachele
l'avete già vista? Ormai sono di casa, diciamo, dai. Mi sento a casa, Omar. Siamo all'edizione numero 28. 28 anni che si celebrano i valori più alti dello sport, etica, rispetto, lealtà, che poi dallo sport vengono trasportati nella vita reale. Poi questo è il messaggio che vogliamo dare a tutti quanti, no? un premio super longevo, sono pochi premi con questa longevità. Per iniziare subito e per iniziare con un atleta e un ospite speciale, chiamiamo sul palco ad accompagnarci Michele Cagiano. Accoglietelo con un applauso. Eccolo qui Michele. Eccoci. Vice direttore di Sky TG24. Anche lui, siamo doppioni. Bene, tu? Ciao Rachele, ciao Omar. E poi super appassionato di basket. Super appassionato E questo è di uno spoiler però. Sì, vabbè, tanto fra poco Del lo vedranno prossimo cosa sta per ospite. succedere, no? Allora, Rachele, noi ci vediamo tra pochissimo. Io vi lascio al nostro salotto del Fair Play basket. e vi lascio agli ospiti prestigiosi che state per annunciare. A tra più poco. tardi. Hai spoilerato però. L'hai No, fatto ha sapere. spoilerato lei. Non va bene così. Però è una presentazione facile questa perché è l'unico giocatore, l'unico cestista capace di andare negli Stati Uniti e vincere il titolo NBA. E già che c'era, stesso anno, la gara da 3 all'All-Star Game. Si chiama Marco Bellinelli. Per Marco. raccontare e per accompagnare chi non avrebbe bisogno di accompagnamento, chiamiamo sul palco quello che per noi è uno dei migliori storyteller, si usa questa parola italiani, che è Federico Buffa. Allora, ci sediamo. Credo che manchino 2 microfoni, gli chiediamo subito. Allora, intanto posso il mio... Ecco. Fede, partiamo da te, ora arriva. Se dovessimo dire chi è Marco Bellinelli. Buonasera, mi hanno detto che ho 10 minuti su Marco Bellinelli, una figata. Credevo fossero i soliti 2, 2 e mezzo. 10 minuti su Marco Bellinelli. Non mi sento di dire chi sia, parlano le gesta. Mi piace raccontare i passaggi di un strepitoso outsider. Le storie preferite, e quella dopo è uguale nonostante le apparenze, sono quelli che non sono attesi in un luogo, se lo prendono e vanno in cima al loro mondo. Marco appartiene a questa meravigliosa categoria di sportivi, però la prima cosa di cui vorrei parlarvi è che credo che molti sappiano che il Presidente degli Stati Uniti è tenuto a ricevere le squadre che vincono l'NBA, l'NHL, cioè l'hockey, l'NFL, il football e il baseball. Soltanto che quando lui e i San Antonio Spurs vincono il titolo, il Presidente non è Biden, non è Trump, ma Barack Obama. Barack Obama aveva un soprannome a livello di scuola superiore nelle Hawaii, Barry O'Bomber, tiratore mancino naturale, super appassionato di basket. Quindi anziché lo 0-0 di Biden, in questo caso si mette a parlare di basket. Presenta i San Antonio Spurs. Beh, ovviamente, Greg Popovich, tra l'altro storico elettore democratico, bene. Poi Tim Duncan, una leggenda e così via. Ma arrivato a metà del discorso dice, and you know what? Sapete che? My Bulls, i miei Chicago Bulls, miss Marco Bellinelli a lot. E io immagino che Marco abbia capito, ma ha detto il mio nome? Il Presidente degli Stati Uniti. Yeah, Marco, he mentioned you. E io, non so, vorrei chiedere a lui cosa hai pensato in quell'istante. Ce l'ho. Ce l'hai? Buonasera a tutti intanto. Volevo ovviamente partire da ringraziare appunto Federico Buffa, che non è solamente un amico ma è sempre stato anche un compagno d'avventura. Ci siamo beccati anche negli Stati Uniti per qualche partita di playoff. Non ha bisogno... giusto, tra l'altro. Esatto. Sì, Fede non giocava però. No, non giocava però Avevo smesso. qualcosa mi ha insegnato comunque anche lui. No, diciamo che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche intervista assieme, è la voce della pallacanestro NBA, non solo, e mi ha fatto sognare fin da piccolo. Ovviamente sai, quando guardavo le partite NBA da piccolo e ascoltavo la sua voce, dico cavoli, anch'io voglio andare all'NBA e voglio che questa persona dica anche il mio nome mentre guarda le partite, no? Quindi fortunatamente sono riuscito a fare questo e sono molto contento appunto di essere qua con voi, appunto con Federico. Quella serata
a Washington devo dire che ovviamente non me lo sarei mai aspettato. Cioè uno ovviamente, ma chi è Marco Bellinelli? Cioè nel senso, ovviamente c'era Greg Popovich, c'era Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker, tutti campioni enormi. E io ero questo magrolino, tra virgolette, che aveva appunto vinto il titolo appunto con San Antonio, e quando ha detto queste frasi sono rimasto sbalordito. Insomma, una di quelle cose che quando poi smetterò di giocare dirò, beh, ho conosciuto il Papa, cioè nel senso, alcune crocette le farò e sono molto contento di questo appunto. Marco, ma hai parlato di quando eri un ragazzo. Per noi che siamo cresciuti in Italia era un sogno non realizzabile andare negli Stati Uniti a fare l'NBA, ed era un sogno visionario e impossibile immaginare di andare nell'NBA e vincere un titolo, almeno per la nostra generazione, ma penso che anche per la tua. Tu però dici che da ragazzo avevi questo desiderio, avevi questo sogno, ne parlavi e poi l'hai realizzato. Era così? Era così la tua sensazione di riuscire, era possibile riuscire in questa cosa? Ma guarda, allora io mi ricordo che da piccolo ovviamente sono sempre stato appassionato di basket e soprattutto di basket NBA, perché io ho 2 fratelli più grandi e il fratello più grande è molto appassionato del basket NBA ed seguiva i New York Knicks, Miami, insomma squadre toste e forti. E quindi io ho sempre guardato l'NBA con occhi speciali. Io ho sempre detto, magari non subito, perché ovviamente a 6, 7, 8 anni fai anche fatica un po' a prevedere il tuo futuro, però ho detto, cavolo, questa cosa qua mi piace tantissimo, mi piacerebbe veramente un giorno poter giocare con questo logo nella maglietta, essere magari uno dei pochi italiani a giocare in questa lega e avere anche soddisfazioni personali, perché sai, noi ovviamente ci sono stati anni positivi appunto per ricordare appunto il titolo NBA, la vittoria della gara di tiro da 3 punti, poi ci sono stati anche momenti molto complicati nella mia carriera, però sono sempre riuscito a cambiarli, a lottare e a far dimostrare, diciamo, a tante altre persone che magari si sbagliavano. Cioè io ho sempre avuto questo fuoco, questa motivazione dentro di me che diceva no, devi andare avanti, devi allenarti, devi lottare, devi parlare coi fatti, non parlare con i giornali, insomma dimostrare veramente che, poi ovviamente non è che ti capita tutte le volte, però quando ti capita, appunto come il titolo NBA, sono soddisfazioni veramente enormi. Ma tu che sei stato tra i marziani, che sei stato su Marte, chi è il marziano più extraterrestre che hai incontrato? Quel giocatore che tu hai visto in allenamento o con cui hai giocato contro e hai detto non posso credere che si arrivi a tanto livello tecnico, a tanto livello agonistico, che ci sia questo livello di gioco? Guarda, io ho fatto 13 anni appunto in America e ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre, avere grandissimi compagni di squadre, giocare contro grandissime stelle. E io sono andato là ovviamente con idolo Michael Jordan e Kobe Bryant, e aver avuto la possibilità di conoscere Kobe Bryant, andare a cena con lui, sfidarlo, per me Kobe è sempre stato qualcosa di unico, un modello di vita, non solo dal punto di vista dal di fuori del campo, ma anche in campo ovviamente. E l'altro ovviamente è LeBron James, che probabilmente Kobe Bryant era quello che si avvicinava di più a Michael Jordan. Adesso Fede sicuramente saprà essere molto più preciso in questo. LeBron ovviamente è qualcosa di fantastico. Io ho sempre avuto questo paragone, nel senso che quando tutte le persone, sai, io la prima volta che ho giocato contro LeBron, tornavo in Italia e mi dicevano ma com'è LeBron? Io dicevo guarda, allora posso dirti che quando lui prende un rimbalzo e corre in contropiede fai conto di un treno che arriva a una velocità immensa contro di te, per dirti quanto sia potente questa persona, questo giocatore, e quello che riesce a fare nonostante ovviamente anche negli ultimi anni. Fede, per ribadire qual è la differenza tra questi 2 marziani, LeBron James e Kobe Bryant, come faresti una sintesi della più grande differenza tra questi 2 campioni incredibili? Kobe guarda Michael e recupera da Michael senza avere nessuna giustificazione, perché Michael è stato vittima di segregazione razziale, era bullizzato dal fratello, rifiutato dal padre, il suo primo allenatore all'high school non lo mette nella prima squadra e ha un senso di rivincita devastante. Kobe Bryant assolutamente non ha nessuna giustificazione, è nato come Siddhartha Gautama, sua madre pensava che ogni giorno fosse il suo compleanno, non ha nessun motivo per essere conflittuale, è cresciuto in Toscana, in Emilia, nel Reatino, a Reggio Calabria, in un mondo perfetto, idilliaco, senza armi, non ha nessun motivo per essere arrabbiato contro il mondo.
ma va a vedere una partita di Michael prendendo i posti al bordo campo dei Clippers per sentire non tanto come gioca, quello l'ha già visto, cosa dice durante la partita. E si accorge che Michael cerca, come se stesse cantando, ci vorrebbe un nemico, un avversario. Ascolta quello che vuole sentire e ti punisce anche per quello che non hai detto. E Kobe pensa che quel viatico sia quello giusto anche per lui senza avere una spiegazione. Ed essendo competitivo come Michael, lo porta alla sua versione. LeBron, che non ha mai saputo che sia suo padre, nel modo assoluto, che è stato una star prima di cominciare, che ha avuto un contratto alle scarpe prima ancora di cominciare a giocare, che non avevano tanti giocatori che giocavano 10 anni, è il prescelto, che sono due cose diverse. Il prescelto perché è finito dentro un motore inarrestabile e lo aveva già a 17-18 anni, è soltanto evoluto mentalmente e spiritualmente nel giocatore che ancora adesso, che ha praticamente 40 anni, può ancora dominare una partita NBA. Non voglio mai scegliere, non mi interessa. E non te l'ho chiesto. Però. Non me l'hai chiesto, però se tu sei stato a bordo campo in gara 6, gara 5-97 e gara 6-98 e c'è Michael Jordan a 10 metri da te, tu non fare una domanda chi era lì su chi sia il più forte di tutti i tempi. Mai. Allora, io prima di premiarti, Marco, una piccola nota sul tuo ritorno in Italia, perché tu hai vinto, e hai vinto ciò che pochi italiani, nessun italiano in verità, ma che pochi in generale atleti riescono a vincere. Torni in Italia e vinci a Bologna, con la tua famiglia. No, quello ovviamente è stato un altro bellissimo ricordo, perché io, come dicevo prima, ho fatto 13 anni in America e ho avuto la possibilità appunto di vincere, di avere due soddisfazioni che sono il titolo NBA e la gara del tiro da 3 punti. Però ovviamente quando pensavo a quei momenti lì non avevo la mia famiglia, tutti i miei amici, tutte le persone che mi conoscevano accanto a me. Invece la possibilità di tornare a Bologna e vincere, io firmo a Bologna praticamente a dicembre con la Virtus Bologna e in quel momento ovviamente c'era sempre la rivalità, soprattutto magari allora Milano-Bologna, e dicevano tutti Milano a vincere ancora lo scudetto. Invece noi siamo stati molto bravi, in quell'annata lì abbiamo vinto appunto lo scudetto, quindi per me è stata una soddisfazione incredibile poter riuscire a tornare a casa, poter festeggiare con la mia famiglia, con i miei amici, con mia moglie, insomma con tutte le persone a me care e portare diciamo lo scudetto a Bologna dopo tanto tempo che questo non accadeva. Non so se abbiamo finito, il tempo è... Abbiamo finito il tempo. Posso fare un'ultima cosa Ma su di certo. lui? I love Marco, proprio senza mezzi termini. Senza mezzi termini. È difficile spiegarlo a un pubblico magari non così vicino al mondo del basket, però Marco non ha soltanto vinto avendo un ruolo, un titolo NBA. Marco ha risolto una gara 7 di playoffs NBA giocando proprio per la squadra di Barry O'Bomber, giocando una partita contro i Brooklyn Nets a casa di Brooklyn Nets, gara 7, cioè la partita che lui non dovrebbe giocare, ma si sono infortunati i due davanti a lui e lui gioca e la gioca come avesse fatto 20 anni da protagonista NBA senza cambiare mai espressione e vincendola praticamente da solo. Secondo, Marco è così forte perché a differenza di tanti giocatori italiani che sono andati nell'NBA, che la prima partita che hanno giocato nell'NBA era anche la prima partita dell'NBA che vedevano, lui era stato erudito dai fratelli su come si giocava nell'NBA e quando è arrivato al camp dei Golden State Warriors gli ha detto allora facciamo il vostro gioco dell'anno scorso e questi lo guardano come dire perché tu sai già giocare? Sì, certo, mi sono preparato. Terzo, Marco ci aveva avvertito e non l'avevamo capito. Perché lui esordisce in Serie A, non so neanche se avesse l'età per la patente, 16 anni, con la Virtus, che non è una squadra a secondo piano, e è una partita di fine stagione, esce Antoine Rigaudot, entra lui, e naturalmente un ragazzo di 16 anni la prima cosa che fa, se tocca una palla, la dà a quello più vicino, se c'è il set offensivo, se no gliela dà e basta. Marco ha fatto così. Cazzo, segnato. Welcome to the world, man! Allora, Grazie. Marco, dovresti portartelo a casa e accenderlo ogni volta che deve parlare di te, perché lo spot così è incredibile. Marco, allora, noi ti premiamo nella categoria Italia nel mondo. A premiarti ci saranno la sindaca di Firenze, Sara Funaro, la neo sindaca di Firenze, Sara Funaro, e la giornalista Lucia Blini, che è ambasciatrice Fair Play.
Ecco che arrivano. Spazio per una foto. Noi ringraziamo anche la neosindaca perché ha vinto, parliamo di sport, è vero, però ha vinto anche lei di recente, quindi complimenti. Grazie tante, buon lavoro, grazie Lucia, grazie Marco. Ciao a tutti, grazie. Federico, resti con noi perché c'è un altro atleta incredibile che anche lui non ha bisogno di presentazioni, Michele. Eh sì, anche Samuel Eto'o non ha bisogno di presentazioni, anche se una presentazione la facciamo fare proprio a Federico. Benvenuto Samuel. Merci. Chi è Samuel Eto'o? Un uomo che giovane nasce nella polvere. Nonostante quello che c'è scritto su Wikipedia, non è nato a Douala, è nato in un sobborgo di Yaoundé, cioè della capitale, che si chiama Ngo, ed è un luogo pieno di polvere. È lui che è esile, ma ha un compasso di gambe straordinario. Non ha il muscolo tipico grosso dell'africano, c'ha il muscolo lungo, ha 14 anni, è un giocatore sorprendente per velocità, coordinazione e ambidestrismo, e a 15 anni dalla polvere lo estrae e porta a casa il Real Club de Madrid, che pensa che lui sarà un giocatore che cambierà la storia del Madrid, ma essendo un outsider come Marco, la sua storia lo porterà altrove. Una bella presentazione, Samuel. Bonsoir Florence. Buonasera Firenze. Sono molto felice di essere con voi oggi, Federico. Penso che dovresti veramente scrivere un libro su di me, perché hai tradotto alla perfezione la mia storia. Samuel, noi siamo qui anche per celebrare il fair play e siamo qui anche per parlare qualcosa che non è necessariamente calcio, anzi che speriamo che nel calcio non ci sia più e in tempi brevi. Per esempio la lotta al razzismo per chi è della mia generazione si vedono dei progressi, si vedono dei passaggi, però io ricordo come nello stadio alcune forme di ironia o di forme vere e proprie di razzismo erano tollerate fino a un certo punto, fino a che qualcuno dal campo non ha detto basta. Tu vedi progressi nella lotta al razzismo e che cosa può fare lo sport per fermare questa piaga? Spesso tanti dicono che lo sport, che il calcio è il riflesso della nostra società. Io non sono completamente d'accordo rispetto a questa idea. Ritengo che ci sia un paradosso quando le persone vanno allo stadio per vedere una bella partita di calcio, cercano di avere, secondo me, un certo comportamento. Il razzismo, prima di tutto, è l'ignoranza. È la paura di fare la conoscenza dell'altro e spesso le persone hanno paura di quello che non conoscono. Vediamo effettivamente che c'è ci sono dei miglioramenti e veramente complimenti alla FIFA, perché durante l'ultimo congresso che c'è stato a Bangkok la FIFA si è assunta le proprie responsabilità e hanno votato una legge che comunque migliorerà moltissimo in questo ambito. Fede, ci sono due maglie, ci sono diverse maglie, ma due maglie naturalmente su tutte spiccano addosso a Samuel Eto'o, quella del Barcellona e quella dell'Inter. Lui è il minimo comune denominatore tra due squadre straordinariamente vincenti. Assolutamente, perché il Madrid non crede a lui e allora lui va in giro per la Spagna, a Mallorca gioca un gran campionato. Baleari sono vicino a Barcellona, se lo prende il Barça. Quella era una squadra fantastica. Lui faceva la prima punta, da destra a sinistra c'erano Deco, brasiliano naturalizzato portoghese, Ronaldinho, 5.000 daiquiri prima di quello che è venuto al Milan, e l'altro
era Julie, che è un francese molto forte. 4 giocatori di passaporto diversi, ma potevano buttarli via tutti e 4 perché giocavano la stessa lingua del gioco. È un Barcellona divertentissimo, però poi arriva Pep Guardiola, che è convinto che il centravanti debba essere uno spazio vuoto, e allora lui non può stare lì, ma in realtà resta, e con quel Barça vincerà una Champions League nel 2009, nonostante non fosse la sua squadra, nonostante Pep Guardiola non lo amasse tanto, ma lui dirà: sì, d'accordo, ma Pep è l'uomo che parla ai calciatori di calcio meglio di qualunque altro allenatore, indipendentemente che ti piaccia o non ti piaccia. Quindi l'anno dopo va all'Inter, e all'Inter vince ancora la Champions League, ed è il primo giocatore della storia a vincere 2 Champions League consecutive con 2 maglie diverse. Ma quella Champions non la vincerebbero se un giorno José Mourinho, che è stato messo sotto da Carlo Ancelotti in Inter-Chelsea 2-1, non fosse preoccupatissimo della partita dopo. E allora va da un giocatore complesso, perché devi andare da un centravanti di questo livello, anche se lui è Diego Milito, e gli devi chiedere un favore. Samuel, noi oggi a Stamford Bridge giochiamo così: 4-2-3-1, tu fai l'esterno di sinistra, e rispetto alla partita d'andata dove loro andavano dentro come trattori, tu mi fai tanta fase difensiva. Samuel Eto'o sta pensando alla sua squadra, non tanto a se stesso, ma a quell'importante partita, perché quella partita lì è quella dove realmente vincono la Champions. E si mette a fare l'esterno difensivo, la partita finisce 1-0 e il gol lo segna lui. Chapeau. No? Vabbè. E allora premiano nella categoria personaggio mito, perché è un mito, Samuel Eto'o, lo premiano Beniamino Quinteri, presidente ICS, Luca Lotti, che è ambasciatore Fair Play. Li sto portando io. Ah, eccoci. Madame. C'est un plaisir. Eccoci, acquistate pure il centro. C'è un po' di emozione, perché non è che capita tutti i giorni di stringere la mano a Samuel Eto'o, quindi foto. Ringraziamo quello che è davvero un mito, Samuel Eto'o, ma premiamo anche colui che ci ha accompagnato nella conoscenza di questi 2 straordinari campioni, che è Federico Buffa, nella categoria narrare le emozioni, premio speciale Franco Lauro, premiano Cristina Scaletti, che è la sindaca di Fiesole, e Alessandro Acton, giornalista di Sky. Sindaca, prego, anche per lei premio a Federico. Federico, ti consegno questo premio con grande piacere, ma prima di tutto volevo fare un saluto a tutti voi e dire che sono estremamente onorata. Per me è un privilegio poter ospitare qui il premio internazionale Fair Play Menarini. Questa sera campionesse, campioni di ieri e di oggi ci consegnano un messaggio prezioso, perché fare in modo che lo sport possa essere veicolo di grandissimi valori è un gesto di grandissima civiltà. E quindi credo che grazie, dei messaggi più belli che possiamo consegnare alle nostre giovani generazioni è proprio lo sport come veicolo di cultura, di fratellanza, di pace e di umanità. Grazie a tutti. Grazie Sindaca, grazie, buon lavoro, grazie soprattutto a Federico Buffa, a tutti coloro che hanno premiato, e grazie soprattutto a Samuel Eto'o. Grazie davvero, è stato un onore. Ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra pochissimo. Omar, tantissimi messaggi bellissimi finora, e poi abbiamo chiuso anche con le parole del sindaco che guardavano verso i Giochi Olimpici, che manca sempre meno a questo bellissimo appuntamento. E proprio per entrare nel clima olimpico direi di richiamare la nostra madrina, Federica Pellegrini.
Eccola. Arriva facendo lo slalom. Siamo in un teatro romano, quindi ci sono dei massi nell'entrare. Va Buonasera fatto di lo nuovo. slalom tra i massi. Fede, allora, manca sempre meno i Giochi Olimpici. Che cosa vive un atleta quando... Guarda, sono già che quando mi manca scaldo. così poco. Beh, quando manca così poco è il periodo più difficile, almeno per noi nuotatori. Adesso comincia la fase di scarico. Quindi il nuoto poi sarà il primo sport che inizia di solito dopo la cerimonia di apertura, quindi il 27 già inizierà il nuoto e è la fase più importante. Ormai tutto il lavoro che doveva essere fatto è stato fatto, mi sto emozionando e io non le devo fare, quindi adesso dovresti cominciare a sentire quelle sensazioni che dici... Dai, abbiamo lavorato bene, ce la possiamo fare. E allora proviamo a vedere se i prossimi premiati in effetti quelle sensazioni le sentono. Chiamiamo innanzitutto Alessandro Acton. E anche qui vogliamo un altro calorosissimo applauso. Un altro applauso per Alessandro e insieme a lui Ambra Sabatini, Roberto Rigali, Francesca Lollobrigida e Giusy Versace, ambasciatrice Fair Play. Ciao lasciamo Ale. il palco ad Alessandro. Eccoli qua. Vi vogliamo sentire un po' più calorosi, Benvenuti. Ciao ragazzi. Prego, prendete posto. Noi vi lasciamo al salottino del Fair Play. Il microfono è qui, Ale. Qui abbiamo 5 storie, 5 percorsi diversi. In comune hanno il fatto di avere trovato la realizzazione di sé, la semplifico così attraverso lo sport, acquisendo poi dei valori che stanno servendo anche nel post, Federica? Assolutamente sì. Quante Federica abbiamo visto nell'arco della tua? Perché tu sei sempre stata sotto gli occhi di tutti, quindi ci siamo fatti l'idea di tante Federiche diverse, quella del sedicenne del 2004 e poi sei passata attraverso ai nostri occhi tante esperienze. Sì, devo dire che le Olimpiadi per noi è una scadenza quadriennale, quindi a ogni Olimpiade siamo di fatto una persona diversa, perché cadendo ogni 4 anni, io mi ricordo la prima, avevo 16 anni appena compiuti e non sapevo neanche di essere un'Olimpiade, poi quando sono tornata a casa con una medaglia d'argento ho capito che effettivamente forse qualcosa non erano proprio i regionali dietro casa. Non era andata male, via. Però ero completamente incosciente di dov'ero, dell'importanza di quello che stavo facendo. Poi la seconda è stata un po' per me la conferma, quella di Pechino con la vittoria dell'oro, è stata incredibile, questa Olimpiade super organizzata. Vissuta pericolosamente però. Perché? Perché dovevi sfondare in una gara, poi vinci l'altra. Sì, beh, diciamo che io nella mia carriera non mi sono fatta mancare niente, insomma, sono state un po' di montagne russe sempre. E poi di fatto cambiano come noi cambiamo. Io ho avuto la fortuna di avere una carriera molto lunga, quindi scandita ogni 4 anni da un'Olimpiade, l'ultima tranche ogni 5 di fatto, e quindi sì, cambiano come cambiamo noi. Giusy, se le passi il microfono così riusciamo a essere tutti microfonati. Tu in realtà non cominci la tua vita con l'idea di poter partecipare alle Olimpiadi. Poi però attraverso l'esperienza personale e una serie di sacrifici che mi raccontavi anche prima sei riuscita a coronare un sogno che non era il tuo sogno originariamente. No, rido perché in realtà io ho perso le gambe in un incidente stradale e ovviamente la mia vita era pianificata. Inevitabilmente lasciare le gambe sotto un guardrail in quel 2005, la mia vita si è divisa a metà e tutto ciò che la mia nuova vita mi ha portato è stata una continua sfida. Io non ho pianificato niente di tutto quello che ho fatto e mi piace ricordare che nella vita di prima io ero una sportiva, non ero un atleta. E c'è differenza tra l'essere sportivi e l'essere atleti. Io sono diventata atleta nella pancia, nella testa, nel modo di fare, di pensare, di vivere. E il paradosso è che ho imparato ad amare la corsa quando ho perso le gambe. E tutti mi dicevano lascia stare, dove vai, non hai il corpo d'atleta, sei troppo magra, poi sculetti, no, poi c'è sta cosa per i sculetti. Io mi sono milanesizzata, vivo a Milano da tanti anni, ma sono terronissima nel DNA, quindi è venuto fuori il peperoncino che ho nelle vene, e solo corro per ripicca.
Quindi la verità... Questa cosa non ti è andata giù però, Ma no, ma io, se uno mi dice Sculetti, io rido una battuta, di fatto adesso sono finita in ospedale, mi hanno operato da poco, giro con sta caviglia per niente sexy, però sto facendo il tagliando alla gamba, e Sculetto con disinvoltura, se uno mi dice Sculetti io rido una battuta, però... A me dava fastidio il fatto che dicessero non a me, Giusy Versace, non puoi correre. Mi dava fastidio che dicessero a una persona con disabilità non lo puoi fare. No. Cioè lo sport non è un lusso, lo sport è un diritto. Un po' quello che ho cercato di far passare, poi anche nel Lo sport post-carriera. dovrebbe essere un diritto di tutti. Purtroppo nel mondo della disabilità per molti è un lusso, perché le gambe, per esempio una gamba tipo quella che uso io per correre costa 5.000 euro, lo Stato non le copre. Ho fondato una Onlus per questo, Ambra lo sa bene, facciamo tante iniziative anche per raccogliere fondi e regalare questa opportunità a chi non se la può permettere, perché lo sport rappresenta una grande opportunità di vita, di rinascita, di riscatto, ma soprattutto consente di raccontare le nostre storie, di migliorare la cultura del nostro paese. Io lo dicevo prima dietro le quinte, ho iniziato a correre nel 2010 quando in Italia arrivò un sudafricano che si chiamava Oscar Pistorius, che provocò il mondo dello sport perché voleva correre con i normodotati, quindi io per tanti anni sono stata la Pistorius italiana e all'inizio però ero anche la Versace, poverina, quella che ha perso le gambe. Oggi dopo 14 anni sono i bimbi che mi riconoscono, puntano il dito e dicono quella è la Versace, l'atleta, quella è la Versace, la ballerina. E quando io sento dire dai bimbi quella è l'atleta, guarda, ho la pelle d'oca a raccontarlo, perché vuol dire che loro riescono a guardarci con occhi migliori e riescono ad attuare quell'inclusione sociale tanto acclamata, per nulla praticata, ma che solo grazie allo sport, il sacrificio, il rispetto, i valori che lo sport rappresenta, consente tutto questo anche di migliorare la cultura e l'approccio del nostro paese, ci aiuta ad arrivare alla gente con normalità, come noi vorremmo essere trattati poi alla fine. Ambra, anche tu hai queste risposte dai più piccoli, anche tu noti questa differenza di percezione che hanno i più piccoli, i bambini, di quello che fai, di quello che ti vedono fare? Beh sì, i bambini sono fantastici, nelle loro reazioni trasmettono quella semplicità anche al campo, mi capita spesso e li vedo i gruppi dei più piccoli. E spesso mi fermano e fanno la gamba robot, che figa, la vorrei anch'io. Ma te lo dicono anche a te, sì. C'è il pulsante quindi vinci perché c'è il pulsante? Sì, io gli racconto, sì, ne ho diverse, una per correre, una per camminare, quindi vedo molto interesse, c'è molta apertura e secondo me si sta andando sulla giusta strada. Io ricordo anche quello che ha vinto già tantissimo nonostante sia giovanissima. Intanto quella favolosa tripletta, prima, secondo, terza, lei medaglia d'oro, 3 italiane a Tokyo, record del mondo uno sull'altro, tra l'altro prima donna nella tua categoria scendere sotto i 14 secondi e solo questo merita un applauso. Ecco, tra Tokyo e Parigi, e per Parigi intendo il mondiale dove hai fatto un nuovo record del mondo e poi la Parigi che verrà, ecco, che tipo di approccio hai avuto anche al successo, alla popolarità? Mi ricordo una bellissima festa, mi è capitato di esserci a Porto Ercole con tutto il paese presente, c'era Novella Caligaris che a proposito di colleghi, sì, da lì poi cosa è successo? Tokyo è stata la mia prima Paralimpiade, è venuta quasi a sorpresa con un anno di preparazione e la festa in paese è stata fantastica, ovviamente mi hanno trasmesso un calore immenso e mi hanno fatto sentire ancora di più l'importanza dell'evento, perché un evento capitato così all'improvviso rischiava di passare un po' quasi inosservato da parte mia. E poi c'è stata Parigi, mondiale, è stato il mondiale della riconferma, lì cercavo di migliorarmi, ho fatto dei cambiamenti, mi sono trasferita, sono andata a vivere in caserma, nella caserma delle Fiamme Gialle che mi ha accolto a braccia aperte. E quindi poi sono venuti i risultati e adesso c'è Parigi, come ha detto Federica, la seconda
edizione, insomma, della Paralimpiade è sempre quella forse più consapevole, e lì andrò, spero, con molta più sicurezza, molta voglia di riconquistarmi quel gradino più alto. Anche Borno in Val Camonica ha tributato una grande festa, perché poi sono anche queste le storie italiane, no? A Roberto Rigali, uno di quei nomi che si tramanderanno quando si parlerà della fantastica squadra di atletica, la staffetta azzurra. Rigali è uno di questi, tra l'altro titolare in occasione del mondiale di Budapest, ed è quella l'occasione, no? Argento della vostra staffetta, l'occasione in cui ti hanno tributato una festa meravigliosa. Sì, esatto. Prima di tutto però volevo salutare mia mamma. Ciao mamma! Hai visto dove sono? Ciao! No, comunque è uno spettacolo, rivedere le immagini che passano lì di Budapest, ecco questa qua, mi vengono ancora i brividi, ecco, nonostante è venuta un'altra medaglia che è quella dei campionati europei, dove abbiamo preso un oro magnifico. Grazie. È bellissimo, l'atletica sta vivendo un sogno che tutti gli sport dovrebbero vivere, ecco, sport minori, e basta, tutto qua. Sono molto felice. Tu eri dilettante quando hai vinto quell'argento, adesso ti vediamo, lo sappiamo, con una divisa. Quanto è importante essere entrato in un corpo e quanto è difficile continuare a inseguire il proprio sogno da dilettanti, perché formalmente sì, quello eri, no? Sì, io era il mio hobby, dico sempre così perché fa ridere, però ecco, non so quante persone hanno preso una medaglia di quel calibro da non professionista, e questa cosa qua mi fa molto, mi inorgoglisce, ecco. Però adesso volevo ringraziare appunto il gruppo sportivo dei Carabinieri e tutta l'Arma che mi ha dato la possibilità appunto di fare questo hobby un lavoro, che per me non è un lavoro perché è divertimento, poi ovvio è passione, devi metterci cuore, testa e anima, devi vivere la giornata al 100%, però io mi diverto, e quindi ringrazio appunto i Carabinieri che mi hanno permesso appunto di farlo per ancora un po' di anni, ecco. Quanti sacrifici, Francesca? Io penso ad esempio alla tua esperienza di romana sul ghiaccio a 17 anni. Tu sei romana, tra l'altro ti allenavi, credo pochi mesi dopo aver imparato a camminare, vicino a dove si allenava lui fino a poche settimane fa, allo stadio dei Marmi, perché è romana lei, però sulle rotelle. Esatto, sì, tanti sacrifici, però posso dire che non l'ho mai vissuti con pesantezza, ma sempre con il sorriso, perché era una cosa che mi piaceva fare, e tuttora lo è, perché anche dopo aver avuto Tommaso, quindi dopo essere diventata mamma, ho ripreso a far sport, quindi comunque mi piace, mi diverto, come diceva, perché quello che dico anche a tutti quanti, il divertimento, il sorriso è quello che contraddistingue chi veramente lo fa con il cuore. Come fai a conciliare le due? Questa è una domanda che si fa fortunatamente sempre più spesso, perché Federica un tempo non era così comune, no? Avere le atlete. Ti passo pure il mio, non c'è problema. Beh no, nel senso, poi è logico che dipende dagli sport, però non era così comune assolutamente. Tu come fai, Francesca? Lo sto scoprendo, è una scoperta a livello proprio pratico, giorno ci dopo interessa giorno. anche per... No, è sempre qua dietro che dorme, esatto, è fondamentale comunque anche per la mia tranquillità, per dare il massimo sia agli allenamenti che poi anche in gara, di averlo sempre con me, perché comunque non è che sono diventata mamma per poi lasciarlo a casa e riprendere la vita di prima, quindi ho cercato di unire entrambe le cose, l'ho portato in giro per il mondo insieme a me, ma ovviamente ho una famiglia dietro, mio marito e i nonni e mia sorella, che ringrazio davvero, cioè non ci sono parole, perché grazie a loro io lo sto facendo, perché se no non sarebbe possibile. Abbiamo un paio di minuti. Io chiederei a Francesca, portabandiera azzurra
alla cerimonia di chiusura di Pechino 2022. Io non ho detto, lo sapete però voglio dirlo, la prima e l'ultima medaglia di Pechino 2022, un argento nei 3000 e un bronzo nella mass start, ma io ricordo anche molto volentieri il quarto posto di 5000, perché anche quello è stato un grande risultato, perché poi giustamente noi ricordiamo gli allori, però voi siete legati anche a queste prestazioni, record italiano eccetera. Dovete dare, tu e Federica, un consiglio alla portabandiera azzurra. Beh, sarà un momento incredibile, per me è stato il coronamento della mia carriera veramente, perché ti senti un po' la capitana di tutta la squadra, dietro di te porti l'Italia, nelle tue mani c'è la bandiera italiana, quindi sarà emozionante, emozionantissimo, e proprio per questo avrai l'adrenalina 1000, ti passerà tutto super velocemente, quindi tu vai piano, proprio vai piano, goditela, vai piano. Come pensi a quel giorno, se ci pensi? Sì, no, senz'altro è un buon consiglio, perché quando si tratta di questi eventi passa tutto come un lampo, e quindi è importante godersi di questi momenti, e sono sicura che passeranno velocissimo e cercherò di godermene al massimo. Roberto, tuo CT La Torre ha detto che sì, bravi, ma le Olimpiadi è un altro sport. Cosa facciamo come atletica? La metà delle medaglie, dai. La metà degli europei? Ci proviamo. No. Rispetto a Rio 2016, Parigi 24, dal punto di vista tuo, abbiamo fatto tanti passi avanti in Italia? Io penso che ci siano stati tanti passi avanti fatti, anche sul piano della comunicazione. Dobbiamo anche ringraziare i giornalisti, anche come voi, attenti, che hanno acceso i riflettori pure sul nostro mondo. Non è scontato, serve un po' più di pubblico, un po' più di attenzione, non solo quando c'è un'Olimpiade. Abbiamo bisogno anche durante i 4 anni che ci sia gente che ci dà forza, che ci incita. Io non gareggio più, perché insomma c'è una certa, si dice. Siamo coetanei. Però continuo a gareggiare nell'anima, piango, mi emoziono, e poi insomma vorrei andare a Parigi, soprattutto perché stavolta, visto che ce l'abbiamo vicino a casa, voglio urlare la Lille e tonsille per far sentire alla nostra nazionale che ci sono anch'io, pure dal pubblico. Forza Quindi azzurri! facciamo un in bocca al lupo. Grazie mille, è arrivato allora il momento delle premiazioni, e allora chiamiamo Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, e Vincenzo Parinello, presidente della giuria internazionale del premio Fair Play Menarini, per premiare la categoria Lo Sport oltre lo sport, Ambra Savatini. Acquista per il centro, Ambra. Silvia, ti passo un attimo, vuoi cedere il premio o lo vuoi tenere? Lo cedi o lo senti tu? Solo una parola nel doppio ruolo, perché vivi, come dire, la prossima Olimpiade, in generale adesso lo sport, con un passato da atleta e un presente da politico. Sì, ora, buonasera a tutti. Questa parola è sempre associata allo sport con riserva, però sì, è politica sportiva, ci occupiamo anche di quello, oltre che di sport olimpico e di risultati. Dove si parla di fair play ci deve essere il Comitato Olimpico, perché il valore del fair play fa parte dell'olimpismo. Noi perseguiamo il risultato ovviamente di vertice, però non il risultato ad ogni costo, perché si può vincere e perdere in tanti modi diversi, e noi vogliamo che i nostri atleti vincano e perdano nel modo giusto, che renda orgoglioso tutto il paese. Quindi quando mi hanno detto che avrei premiato te è stata una grandissima emozione, perché poi alla fine siamo la stessa famiglia, sport olimpico e paralimpico stanno insieme, e quindi insomma esserci è importante, e ti seguirò, come si dice, da casa, però faccio prima, come si dice, un salto a Parigi e vediamo com'è l'atmosfera. E allora seguirò e ti seguiremo naturalmente. Vi chiedo di fare un passo verso di me. Ancora un applauso per Ambra Savatini, e passiamo alla categoria tenacia e fair play, e quindi invitiamo Riccardo Nigi, direttore OTC Menarini Italia, e il generale Gianni Massimo Cuneo, comandante del gruppo sportivo dei Carabinieri, a premiare Roberto Rigali. Buonasera. Complimenti ancora a Roberto Rigali.
E per la categoria I valori sociali dello sport premia il generale Antonio Marco Appella, comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, e Federica Pellegrini, Francesca Lollobrigida. Diamo lo spazio per una foto e ringraziamo tutti gli atleti con un grande in bocca al lupo poi per chi soprattutto andrà a Parigi. Ringraziamo Ambra Sabatini, Roberto Rigali, Francesca Lollobrigida, Giusy Versace, Federica Pellegrini naturalmente, Alessandro Acton. Ci prendiamo 2 secondi di pausa e torniamo subito. Grazie. Bentrovati, continuiamo. Accanto a me, si può vedere, non c'è Rachele, ma c'è Giorgio Porrà, a cui diamo un benvenuto. Adesso avremo una carrellata di grandi campioni del mondo del calcio che hanno tutti un minimo comune denominatore, la maglia azzurra. Qual è il valore della maglia azzurra, che probabilmente forse qualcosa è mancato in quest'ultimo europeo? Sì, no, qui potremmo parlare per ore, facendola breve, simbolo di comunità, simbolo di appartenenza, simbolo intimamente legato alle stagioni più belle della nostra vita, alle emozioni più potenti, più spettacolari del nostro vissuto, ed è un discorso questo che riguarda noi che dello spettacolo dell'azzurro godiamo, ma anche di chi l'azzurro lo indossa. Io ricordo sempre Pablito Rossi che diceva, bravi, tra l'altro siamo a una 60ina di chilometri dal suo luogo del cuore, da Poggio Cennina, e Pablito, che è bello ricordare in un momento in cui i centravanti italiani di quel livello sono completamente spariti, diceva che il momento più bello, più alto della sua carriera è quando indossò per la prima volta la maglia azzurra, dicembre 77, Italia-Belgio 1-0. E questa è la ragione per la quale, collegandomi a quello che dicevi tu prima, abbiamo provato un brivido di sgomento, se non di raccapriccio davanti alle ultime prestazioni della nazionale, e non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per altre ragioni, per ragioni come dire, strettamente etiche, strettamente morali, ed è anche una delle ragioni per la quale ogni tanto ci guardiamo all'indietro, no? Per procurarci un po' di sollievo, per regalarci una carezza, e quindi continuiamo a ragionare attorno all'Italia dell'82, allora, all'Italia del 2006. Ci regaliamo 3 carezze adesso che rispondono al nome di Prandelli, Cesare Prandelli, Beppe Dossena e Giancarlo Antonioni, a cui diamo il benvenuto sul palco. Giorgio, accomodati. Benvenuto. Carlo. Benvenuti. Giorgio vi ha definito 3 carezze in questo momento, che sono 3 belle carezze. Io partirei e farei proprio un giro su questo, cioè su quei valori della maglia azzurra introdotti da Giorgio partendo da Pablito Rossi. Beppe, magari parto da te. Di Paolo si è detto tutto. Paolo aveva una grandissima dote, io personalmente, ma credo anche Giancarlo e Cesare, io non l'ho mai visto arrabbiato. Qualsiasi cosa succedesse durante la partita, in campo, nell'82 c'era gente pesante, Gentile uno di questi, che ogni volta che entrava nello spogliatoio vedeva Paolo Rossi sul lettino dei massaggi, chiamava il mister e dice: mister, venga un attimo, ma domani gioca ancora lui o lo cambia? E lui non l'ho mai visto. Purtroppo è andato via troppo presto, però per chi ha avuto come me, come noi, il privilegio di stargli accanto, noi ce lo ricordiamo così, quindi magari un giorno lo incontreremo, che ne so, speriamo. Mister, se si parla di valori della maglia azzurra non posso, come dire, non venire da lei, Prandelli, a chiederle qual è il primo valore che bisogna comunicare per la costruzione poi di un gruppo, perché il tempo è sempre poco. Pochissimo,
Io la prima domanda che feci ai convocati la prima volta, dissi: ma cosa possiamo fare noi per i nostri tifosi? Cosa possiamo fare noi per onorare questa maglia? Ce la meritiamo? Quindi lì nasce l'idea di formare un gruppo dove ci sono dei valori da mantenere, da perseguire, ma soprattutto io ho sempre sostenuto una cosa, che chi viene convocato deve meritare la convocazione, deve meritare di essere rappresentativo dell'Italia. Quindi abbiamo cercato di coinvolgerli da un punto di vista del comportamento e devo dire che non ho mai avuto nessun tipo di problema. Il problema è la comunicazione, il problema è cercare di comunicare in maniera perfetta, comunicare cose che possono essere recepite velocemente. Hanno lavorato su determinati concetti che noi non abbiamo mai detto, abbiamo soltanto detto come dobbiamo comportarci. Riflettete un attimo solo sul comportamento. Il comportamento è ascoltare, il comportamento è valutare le parole, il comportamento è rispettare le persone che in quel momento non la pensano come te, non devi prevaricare nessuno, ma soprattutto quella maglia è una maglia, secondo me, magica, quindi la devi rispettare. Una maglia magica, Giancarlo. Se ti chiedessi il primo ricordo, cioè ti dico la maglia azzurra, e che cosa ti viene in mente, la prima cosa? Mi viene in mente Coverciano, appena 17enne, quella è la prima maglia da ragazzino che entra a Coverciano, emozionato perché non venivo da Asti, figuriamoci. Non conoscevo praticamente nessuno all'interno, però quel primo impatto è stato positivo. Poi fortunatamente per tanti anni l'ho indossata, quella un po' più superiore. La maglia azzurra chiaramente per un giocatore che inizia è l'obiettivo primario, oltre alla squadra di club, però la maglia di club, però quella azzurra sicuramente ti dà quel qualcosa in più che tutti cerchiamo di fare, di esprimerci ai massimi livelli, perché rappresentiamo una nazione. E rappresentando una nazione hai molte responsabilità, quindi il metodo dell'allenatore, qui abbiamo Cesare presente, dice di responsabilizzare i giocatori nel modo migliore, però credo che i giocatori si dovrebbero responsabilizzare per conto loro, perché in quel momento rappresentano l'Italia. Vengo da lei, Prandelli, perché questo tema, quello del parlare in faccia a un calciatore, anche questo fa parte della responsabilità di un allenatore. Ma guarda, io penso che dovremmo ritornare ad allenare i giocatori, non le squadre. Uomini e giocatori. Perché anche i ragazzi che arrivano in nazionale hanno dei problemi familiari, hanno dei problemi di rapporti personali, quindi se tu entri in empatia con loro, allora ti possono dare qualsiasi cosa. Quindi torniamo ad allenare gli uomini e i calciatori. Le squadre, non dico che si allenano da sole, devi dare dei riferimenti, ma poi l'abilità, la capacità del giocatore che ha vissuto certe esperienze, tante volte ti risolvono i problemi. L'incapacità di allenare i talenti. Abbiamo perso questa. Da ragazzini li dobbiamo schematizzare, gli abbiamo tolto la fantasia, gli abbiamo tolto l'imprevedibilità. Io posso raccontare degli episodi, in particolare avevo un ragazzino, era bravino, questo Locatelli, un mancino, che ha 15 anni, dovevamo giocare una partita, una finale, e abbiamo visto l'altra squadra e abbiamo detto: guarda Thomas, questi fanno fuorigioco molto alto, quindi proviamo una situazione, palla avanti e palla dietro, l'inserimento del terzo. E lui mi guarda e mi dice: mister, ma dà la palla a me, io la controllo, la alzo col tacco, faccio un tacco, la palla supera la linea difensiva, Pisani taglia e fa gol. Ma io dico: bello, proviamo, facciamo. Sembra Pelé, no, ma fu la vittoria. Dai la palla a me, io faccio così, no, così. Ha fatto così, una partita ufficiale di Coppa Italia, andate a rivedere le immagini, Tacchinardi dà la palla a Locatelli fa così, colpo di tacco, su, arriva Pisani, fa gol. Quindi cosa vuol dire? Noi non siamo capaci ad allenare i talenti, punto. Allora, staremo ore. Io, Giancarlo, ti chiedo di restare anche per il prossimo talk, ma intanto premiamo
per la categoria Sport e Vita Cesare Prandelli e consegnano il premio Paola Castellacci a Didi Adiacent e in verità Giancarlo Antonioni anche nella veste un po' di tutto. Premi, parli, fai un po' tutto. Arriva, benvenuta. Cesare acquista il centro. Ecco, arriva anche la targa che verrà consegnata da Antonioni. Fai un passo avanti. Eccoci. E invece per la categoria Sport e Spirito di Squadra si premia Beppe Dossena e premiano Ennio Traiano, membro della fondazione del CDA, della fondazione Premio Fair Play Menarini, e Cosimo Guccione. Beppe, ti chiedo di acquistare il centro così riusciamo a fare una foto. Ennio, ti chiedo solo una parola perché 28 edizioni esprimono una longevità che è poca di pochissimi premi, è rara. Sì, fammi salutare prima di tutto tutti i colleghi che ci sono oggi, e sono tantissimi, perché sono orgoglioso di quello che abbiamo creato e di averli tutti qui stasera. Ma poi fammi dire anche un'altra cosa, perché ci ho riflettuto tanto in questi giorni, perché abbiamo questo premio per i giovanissimi, quindi per i ragazzi che fanno gesti di fair play, e ci sono rigori dati e poi tolti, e questi ragazzi che veramente non accettano nessun favore, nessun favoritismo. E ho ragionato molto e ho pensato che tutti noi nasciamo con i giusti valori, ma poi possiamo guastarci, e ci guasta l'esempio che abbiamo davanti. Pensiamo che la scorciatoia o comunque il favoritismo ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, dovremmo essere più bambini da questo punto di vista. E Beppe è un grande, E allora ringraziamo Ennio Troiano, ringraziamo Beppe Dossena, ringraziamo Cesare Prandelli. Io chiedo a Giorgio Porrà e Giancarlo Antonioni di restare per chiamare altri due campioni che hanno rappresentato, in verità che incarnano i valori della maglia azzurra, di due maglie azzurre diverse, di due tonalità di azzurro diverse, Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro. Benvenuti. Piacere Fabio. Benvenuti, piacere Omar, tutto bene? Siediti, Cannavaro. Buonasera. Buonasera a tutti. Giorgio, faccio sponda nuovamente su di te per quel 2006, perché abbiamo due interpreti, seppur in due posizioni del campo diverse. Ma guarda, la prima riflessione da fare con questi due ragazzi, con questi due campioni, dal mio punto di vista è che, come dire, nessun istante, mai della loro carriera, della loro vita, hanno neppure per un attimo avuto paura di avere coraggio. Giusto? Vi riconoscete in questa... io faccio sempre, come dire, delle sottili allusioni a ciò che sta mancando in questo momento, no? Ma credo che si sia qua capito, e là, sì. Perché se non fosse andata così, insomma, la loro storia, Fabio o Paolo, non so, dimmi tu, non sarebbe diventato un pallone d'oro, non sarebbe stato capitano della nazionale per quasi 10 anni, se non ricordo male, e non avrebbe elevato ad arte tante specialità del suo ruolo. Io mi permetto di dire, insomma, l'arte dell'anticipo, cioè continua a essere il numero uno su piazza. E per quanto riguarda Ciro, che dire, non sarebbe riuscito a diventare una figura epica della Maradoneide, al punto da
obbligare il Caravaggio del Novecento, il più umano degli dei, appunto Diego, a dire Ciro Ferrara è il più forte difensore del mondo. E quando l'ha detto garantiscono che era lucidissimo. Sì, ma chiaramente mi stava prendendo per il culo. Ma no, Omar faceva naturalmente riferimento al 2006. Perché nella memoria popolare, nell'immaginario collettivo, forse di un'incollatura viene prima l'82. Voi soffrite un po' di questa cosa, mentre Giancarlo invece gonfia il petto, e lo gonfia ormai da decenni. Avvertite questa cosa? Oppure avete degli elementi per contestarla, naturalmente? Giancarlo, io posso... No, vincere un mondiale è difficile in tutte le annate, quindi va onorato il 2006 nel modo migliore, va onorato l'82 perché era dopo tanti anni che non si vinceva, e quindi vedi il concetto di fair play declinato alla grande. Facciamo un plauso a due rappresentanti importanti di quelle annate, e poi due difensori che, se fossero oggi, forse la nazionale azzurra avrebbe qualche risultato positivo in più. Partirei in verità da quel Maradona, ok? Dando per scontato che invece fosse serissimo. Sono due tonalità di azzurro, quella del Napoli e quella della nazionale. Queste due tonalità di azzurro come sono entrate dentro di te? Molto semplicemente, domani fanno 40 anni dalla presentazione di Maradona al San Paolo, quindi parliamo di tantissimi anni fa, e in quella circostanza lui premia gli allievi campioni d'Italia con il Napoli, e tra questi ragazzi c'ero anche io. Avevo solo 17 anni e ricordo ancora perfettamente quel giorno in cui lui mi sta premiando, ma mai avrei immaginato di condividere insieme a lui e insieme ad altri giocatori 15 giorni, esattamente 15 giorni dopo quell'evento, la mia più grande gioia, essere in ritiro con la prima squadra. E da lì poi è partita tutta una carriera, devo dire, molto molto bella. E poi c'è un altro momento invece che mi lega alla maglia azzurra, e guarda caso c'è sempre Diego di mezzo, perché il mio debutto nell'87, giugno 87, io insomma facevo un po' fatica, o meglio, avevo 20 anni, giocavo titolare nel Napoli, ma davanti a me avevo Ferri, Bergomi, Maldini, Baresi, non proprio diciamo gente scarsa, e di conseguenza spesso ero in panchina. E mi ricordo perfettamente la sera prima della partita amichevole contro l'Argentina, Azeglio Vicini viene in camera e mi dice: allora Ciro, tu domani giochi titolare. Quindi prova a immaginare la mia emozione. Non potevo credere di giocare la mia prima partita contro l'Argentina di Diego. E poi il mister Vicini è uscito, poi dopo 2 secondi rientra e mi dice: ah, mi sono dimenticato una cosa, domani devi marcare Maradona. Diciamo che la notte non è stata delle più belle, ma la sera dopo abbiamo vinto, e quindi una grande soddisfazione. Mi lega a questo, così come a tantissimi altri ricordi, ovviamente, con il più grande di tutti i tempi. Fabio. A me mi è andata un po' peggio. Cioè? Perché vabbè, in quella data lì io non ero in campo, ma ero sugli spalti. Poi col passare del tempo Ciro iniziò a giocare e io iniziai a fare raccattapalle, ma non a Maradona, a Ciro, perché Ciro Maradona ero l'unico che buttava i palloni fuori dal campo, certo non Maradona, e quindi di conseguenza ha fatto il mio, cioè Fabio Cannavaro, pallone d'oro, ha fatto il raccattapalla a Ciro Ferrara. Quindi pensa Ciro Ferrara, se lui è pallone d'oro, pensa tu. Mi è andata malissimo. E poi ho avuto la fortuna di arrivare in prima squadra,
e Ciro era già il capitano, era comunque per noi del settore giovanile, per noi ragazzi di Napoli, era un punto di riferimento perché era arrivato in prima squadra, aveva giocato con Diego ed era comunque una figura importante, quindi lui ha avuto come idolo Maradona e io Ciro Ferrari, quindi... Un'infanzia difficile, Cannavaro. Però Un'infanzia molto guarda difficile. quante ne ha incassate, perché ha incassato Maradona, il miglior difensore, e i complimenti di Fabio. Grazie. Fabio, ti riporto a quel 2006, c'era cioè siete arrivati effettivamente con quel peso dell'82 o nella vostra testa non c'era nulla di tutto ciò? No, il peso no, perché comunque non era solo dell'82, quando uno indossa la maglia della nazionale indossa la maglia di una federazione che nel mondo del calcio rappresenta tanto, quindi non è solo la questione dell'82, perché noi siamo una nazione che ha fatto 6 finali mondiali, di cui ne ha vinte 4, le 2 che abbiamo perso le abbiamo perse col Brasile. E immaginate solo se ne avessimo vinta una contro il Brasile, a quest'ora invece di 4 le stelle erano 5 per noi e 4 per il Brasile. E questo per far capire quello che rappresentiamo nel mondo e che negli ultimi anni forse ci siamo dimenticati. Quindi non possiamo mandarli via senza prima qualche riflessione su dove si può ripartire, no? Perché tutti i giorni post-Svizzera l'abbiamo passata sviscerata in lungo e in largo, no? Le possibili soluzioni per partire e risolvere questa crisi di sistema. Resta il fatto che insomma gli ultimi fuoriclasse quanti anni fa sono nati nel calcio italiano? Fabi. Sì, il calcio è cambiato, le generazioni sono cambiate, ci sono molti più sport a disposizione dei giovani, il calcio si gioca meno per strada, i ragazzi toccano meno l'attrezzo, il pallone, perché prima io mi ricordo che prima di entrare a scuola, durante l'ora di educazione fisica, dopo, prima di andare a scuola calcio, la sera prima di andare a letto, comunque avevi sempre questo attrezzo che palleggiavi con questo mitico Super Santos. Adesso non è più così. E quindi il lavoro sui giovani è solo ed esclusivamente quando si va a giocare nelle scuole calcio. E quelle ore che hanno a disposizione tante volte si perdono per fare della tattica e quindi sicuramente per quanto riguarda la tecnica individuale un po' si perde, però è tutto un discorso complicato che ci ha portato comunque negli ultimi 20 anni veramente a fare delle brutte figure che non eravamo abituati. Vedo dei talenti che stanno uscendo, perché comunque l'Under 16, 17, 19 sono la prova. Io vengo la mia generazione all'epoca vinceva tutti gli Under 21, ne abbiamo vinti 5 di seguito, 4-5 di seguito. Sicuramente questi, diciamo i 2000, ci stanno dando un po' di speranza. Ciro, chiudiamo perché il tempo è chiuso con un piccolo ricordo. Fabio diceva giocavamo sempre a pallone, in qualunque momento e quando avevamo un secondo. Il tuo ricordo di quel campetto sotto casa, di quello spazio sotto casa in cui giocavi, dov'era? Chi c'era con te? Era il cortile di casa mia, puntualmente dalle 2 alle 4 non era possibile giocare nel cortile e io dalle 2 alle 4 invece avevo proprio il campo affittato solo per me, cioè ci giocavo praticamente. C'era scritto proprio. E ovviamente, però mi mettevano sempre in porta, ma non perché fossi il più scarso, attenzione. No, perché era il più piccolo della compagnia, quindi giocavo con mio fratello che è più grande, con gli amici di mio fratello e quindi tu vai a porta. Poi però mi sono vendicato e ho detto voi venitemi a vedere allo stadio adesso. E allora noi premiamo nella categoria Fair Play modello di vita Ciro Ferrara, premiano Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, e Giorgio Porrà, che è ambasciatore Fair Play. Posso dire una cosa? Io mi sono meravigliato quando mi è stato detto che mi sarebbe stato consegnato questo riconoscimento. Che intanto arriva. Anche noi, Ciro. Cioè, ho detto e poi quando ho letto la motivazione, se per cortesia la puoi rileggere. Non ce l'ho.
Ah no, cioè fair play modello di vita. Allora ho detto è per me. Hai Grazie. grazie. Ecco Grazie. qui, anche Grazie. Diego da lassù fa la ola, alza il bicchiere di mate in onore di Ciro. E invece premiamo nella categoria modello per i giovani, visto che di giovani ha parlato, Fabio Cannavaro, premio speciale Paolo Rossi, e premiano Valeria Speroni, membro del CDA di Fondazione Fair Play Menarini, e Michele Caggiano. Ciro vuol sapere la motivazione. Giovani, e modello, così, allora c'è scritto così, modello per i giovani, premio speciale Paolo Rossi. Modello per i giovani. Bravo. Fabio Cannavaro. Allora grazie a Ciro Ferrara, grazie a Fabio Cannavaro, grazie a Giancarlo Antonioni per averci accompagnato, a Giorgio Porrà e a tutti coloro che hanno premiato. Grazie Ciro. Grazie. Ci prendiamo un momento e ritorniamo. Lo spazio agli ultimi grandi atleti e rappresentanti dello sport di questa serata. Il prossimo ospite è in verità una leggenda del mondo dello sport. Sì, del motorsport, una disciplina che l'ha visto protagonista sotto tante vesti, sia come pilota che come dirigente. Ha vinto 18 titoli mondiali come direttore sportivo con la Lancia e il gruppo Fiat e 25 podi e 9 vittorie in Formula 1 come direttore sportivo della Ferrari. Quindi accogliamo con un grandissimo applauso Cesare Fiorio. Lo prendo io. Prego. Preferisce questo lato però. Ok. No, va bene tutto. Buonasera. Benvenuto Cesare. Ci serve un microfono per Cesare. Mentre portano il microfono, Recupero di io. recente Riccardo Scamarcio, nei panni sia del produttore che del protagonista, ha interpretato proprio Cesare Fiorio ed è andato pochi mesi fa al cinema a Race for Glory raccontando una stagione straordinaria, quella del rally dell'83. Che cosa ha raccontato a Scamarcio? Diciamo che quella è stata una delle nostre vittorie importanti, perché è stata la prima e ultima volta che una macchina a 2 ruote motrici ha battuto le Audi a 4 ruote motrici, e le Audi erano campioni del mondo, avevano vinto tutto. A noi mancava quella tecnologia lì di fare una 4 ruote motrici, e per cui abbiamo fatto una 2 ruote motrici. Ma come l'abbiamo fatta? Molto leggera, motore centrale posteriore, facilmente guidabile, e abbiamo vinto noi il campionato. Questo è stato interpretato da un film attualmente, ma noi non è l'unica vittoria di campionato del mondo che abbiamo fatto. No, quella è stata una stagione straordinaria. È stato bravo Scamarcio? L'ha interpretata bene? Scamarcio è stato bravissimo, è stato anche tante volte da me a farsi raccontare un po' di episodi, e devo dire che li ha ricostruiti tutti molto bene nel film. Cesare, prego. Cosa si augura di lasciare come eredità nel mondo del motorsport? Ma eredità nel mondo del motorsport è difficile lasciare un'eredità, però noi sicuramente abbiamo tracciato una strada che speriamo che altri interpretino e seguano nella stessa maniera, perché nel campionato del mondo di motorismo noi abbiamo vinto 18 volte il campionato del mondo, ho vinto 10 vittorie con la Ferrari quando ho fatto la Formula 1, 10 vittorie e 2 campioni del mondo negli sport prototipi, per cui diciamo che la strada è tracciata, diciamo così. Nel film, e poi passiamo al premio, c'è molto di una persona che se la sapeva cavare, che aveva sempre un'idea per uscire dai momenti di difficoltà, un po' anche guascone da un certo punto di vista. Ma delle volte quando si ha la macchina vincente è tutto più facile, delle volte quando non si ha la macchina vincente bisogna un po' inventarle tutte, creare delle situazioni
positive che riescono a fare emergere i tuoi piloti comunque qualunque cosa succeda. Bene, allora Grazie. procediamo con la premiazione. Allora, a premiare Cesare Fiorio, Antonello Biscini, presidente della Fondazione Fair Play Menarini, e Giulia Santini, direttore produzione RTV 38, categoria Sport e Coraggio, a Cesare Fiorio. Arriva il premio. Fiorio, eccolo. Io vorrei solo dire che sono molto onorato di questo premio e devo dire di ringraziare la società Menarini che mi ha insignito di questa roba, che è stata veramente una roba importante per me. Grazie. Grazie a lei per quello che ha fatto nella sua carriera. E intanto ringraziamo Cesare Fiorio, invitando tutti a vedere questo film che lo ha ritratto perfettamente. Grazie a Fiorio. Grazie ancora. Spazio a un altro personaggio poliedrico. Sì, perché ha attraversato diversi mondi. Esattamente, dello sport. partendo dalla pallavolo. Uno dei più grandi allenatori della storia della pallavolo. Tra i tantissimi successi, 5 scudetti, 16 coppe europee, un mondiale per club, e da allenatore della nazionale 2 ori europei e un argento olimpico. Potremmo fermarci qui, invece c'è una carriera bellissima anche da dirigente. Allora chiamiamo sul palco e chiamiamo a raggiungerci Giampaolo Montali. Arrivo da qua. Eccoti. Arrivo da dietro perché lo sport fa male. Ciao Rachele. Ciao. Buonasera. Preferisce un... No, va benissimo, tanto saremo brevissimi, sarà breve. Saremo... Prego. Effettivamente ha attraversato diversi mondi, è partito dalla pallavolo, è passato dal calcio, l'ultima esperienza è la Ryder Cup, tutte le palle di ogni forma. Sì, mi mancano, ormai le sto provando tutte. Mancano alcune, sì, ma quelle più allungate. Perché sono attratto dalle cose che non conosco e dalle cose che non so fare. Quindi appena qualcuno viene e mi prospetta una cosa nuova, io adoro il cambiamento. Il fatto del cambiamento è una delle mie ragioni di vita, uno dei miei valori, quindi accetto ogni volta che c'è una sfida nuova. Sono abbastanza competitivo, quindi ogni volta che mi prospettano una cosa diversa la prendo con molto fair play e molto interesse. Ma a parte la palla, qual è il suo minimo comune denominatore che ha portato come know-how in tutti i mondi che ha attraversato? Ma il fatto di essere molto competitivo. Ogni volta che faccio una cosa devo avere un grosso obiettivo da raggiungere e poi soprattutto il metodo e il rigore con cui raggiungerlo. Può sembrare strano passare dal mondo del pallavolo poi al calcio, poi organizzare un evento come la Ryder Cup in Italia, ma in realtà il minimo comune denominatore è sempre quello della governance delle organizzazioni e delle persone, e non c'è differenza da uno sport a un evento. La cosa che conta è avere le idee chiare sul metodo da portare avanti e soprattutto fissare bene gli obiettivi e ogni giorno lavorare per portare a casa i risultati. È stato un po' questo, Giampaolo, che ti ha spinto quindi a lasciare una carriera di successo nel volley per poi dedicarti a quella da dirigente in tanti altri sport? Sì, in effetti avevo appena vinto la medaglia d'oro con le nazionali di pallavolo a Roma e ho ricevuto una chiamata da Torino dall'ingegnere Elkan e stavo benissimo nella pallavolo, avevo vinto tutto quello che si poteva vincere, però questa idea di andare e portare anche un modello diverso, in quei giorni scoppia la Juventus, in caso di Calciopoli, era una cosa interessante, una cosa nuova e diversa e quindi mi ha veramente entusiasmato. Io, come ho detto prima, sono attratto da quelle cose che non so fare, anche perché ogni volta che comincio con un progetto nuovo è come se ricominciassi da capo, come all'inizio quando ho iniziato a allenare una squadra di ragazzini, una cosa che io non dimentico mai, che in realtà io parto dal settore giovanile nella squadra di Parma, il Maxicono. Ho fatto medicina e chirurgia, dovevo fare un'altra cosa, poi mi sono messo a allenare un gruppo di ragazzini, abbiamo vinto 4 scudetti giovanili, di lì è iniziata tutta un po' la mia avventura. E proprio per restare nel tema di queste sfide in cui ti lanci, sempre hai parlato di progetti, la Ryder Cup, che sfida è stata e soprattutto se ci racconti che cosa poi ha significato per il golf in Italia? Beh, è stata una sfida molto complicata, sono stati 6 anni vissuti pericolosamente, un progetto del Paese Italia, lo voglio ricordare, e soprattutto il governo italiano. In questi 6 anni ho cambiato 6 governi, 5 primi ministri, 5 ministri dello sport, 5 ministri delle infrastrutture, uno anche qua, era il ministro, non so se c'è ancora Luca Lotti,
non so, l'avevo visto prima. Eccolo forse. qui, c'è. C'è Sì, ancora. c'è ancora. Lui e Luca, senza di lui non avremmo mai portato la Ryder Cup in Italia, però vi lascio immaginare, ogni anno la mia referente era il governo italiano, quindi andare a raccontare, però è stata una bellissima esperienza e soprattutto l'immagine che abbiamo dato del paese Italia all'estero è stata straordinaria. È andato tutto fortunatamente bene, quindi i complimenti sono arrivati soprattutto dall'estero, ma anche nel nostro paese, quindi questa cosa qua mi ha gratificato molto, sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Grazie, grazie. E adesso, cioè, c'è stata la pallavolo, il calcio, golf. Adesso viene da chiedere. Non lo so, vediamo. Si Adesso inventerà intanto qualcos'altro. cerco di recuperare da questa cosa, poi vediamo. Aspettiamo le Idi di settembre, vediamo cosa, se mi viene voglia di fare qualcosa. E poi per fare delle cose c'è bisogno di qualcuno che ti chieda di fare qualcosa, quindi restiamo in attesa, guardiamo quello che succederà. Un'ultima piccola pillola dei tanti sport che magari anche verranno, lo sport del cuore però quale resta? Beh, sicuramente la pallavolo, perché di lì sono nato, ho cominciato... Sarebbe rimasta male Rachele. No, Sarei rimasta ma male. perché è uno sport altamente educativo. Io credo che la mia fortuna è stata proprio quella di iniziare uno sport altamente educativo, dove tu per fare un punto sei costretto a passarti la palla. Quindi il rispetto del compagno, questo atteggiamento proprio di riconoscere nel compagno che hai di fianco come una parte di te, quindi è stato veramente importante. E poi iniziare col settore giovanile. Infatti una delle cose che mi chiedono di più è... Tutte le cose che ho vinto, qual è il ricordo della cosa più bella? È un titolo giovanile vinto con la squadra di Parma, Under 18, Under 17, in cui giocammo una finale e vincemmo, allora c'era ancora il rally, non c'era il rally point system, vincemmo la finale di quel campionato giovanile, juniores, 15-5, 15-4, 15-0. Ecco, quindi quello è il sogno di un allenatore, ogni volta giocare, andare in campo anche in una finale, far fare sempre il miglior risultato. Quella è una cosa che ricordo sempre con molto piacere, che poi però purtroppo me la sono trovata come una scimmia sulla spalla, perché purtroppo poi ho sempre giocato per arrivare il primo, e questa volta ogni tanto quella cosa qua pesa. Però lei è riuscito bene. Lei è riuscito Per adesso sì, per adesso sì. Allora, premiamo Giampaolo Montali. Adriano Giordano, direttore commerciale SBG Umagest Holding, e Gianfranco Coppola, presidente USSI. Una vita per lo sport a Giampaolo Montali. Grazie. Grazie, sì, prendo io questo. Consegniamo il premio. Grazie a Giampaolo Montali. Adesso chiamiamo a raggiungerci due grandissimi campioni, due discipline diverse, ma io credo che la grinta li accomuni. Molto. E chiamiamo sul palco Clemente Russo e Elisa Di Francisca. Da dove li abbiamo? Eccoli. Ciao, cioè ciao. un ingresso Eccola. incrociato, benvenuto. Benvenuta. Buonasera a tutti. Cominciamo proprio dagli esordi, secondo me, perché quando abbiamo visto, no, un po' la vostra carriera, che ormai tutti conosciamo, però come nasce la passione in uno sportivo che poi ottiene risultati così importanti? Quindi partiamo da te, Clemente. Ma io sono un po' fuori dalla norma, perché io mi trovo in palestra a 10 anni per dimagrire, perché io correvo in bicicletta e correvo anche a livello agonistico da bambino nella categoria, non mi ricordo come si chiamavano, esordienti, pulcini, non mi ricordo, e vado in palestra perché Marcianise, essendo terra di pugili, piena di palestre, di pugilato, erano del tutto sociale, quindi non si pagava, andai in palestra per dimagrire per poi ritornare in bicicletta da corsa. Ma poi sono rimasto lì perché sono rimasto affascinato. Mi hanno trattenuto e ho iniziato a vincere anche subito. Per fortuna. Quindi è stata un po' un'ironia questa qui, è stato diciamo un po' uno sgambetto al ciclismo, ma meglio così diciamo. Assolutamente, per noi 2 ori mondiali, 2 argenti olimpici, portabandiera nella cerimonia di chiusura a Pechino 2008, quindi una carriera incredibile. Ma cos'è stato che ti ha acceso quella passione per il pugilato? Ma io giorno dopo giorno che frequentavo la palestra, all'epoca sto parlando degli anni 90, quando nella mia città c'era il coprifuoco. C'erano delle faide camorristiche, quindi per me la palestra è stata anche un po' un rifugio, no?
perché i miei amici rimanevano fuori al bar e casomai mi deridevano anche, dicevano ma dove vai, ma stai qui con noi. Oggi quando a volte vado a trovare mia mamma, passo fuori quel bar, alcuni ce ne sono ancora e sono ancora là fuori, e tanti non se ne vedono proprio più in giro, ma non si vedono proprio più, e quindi dico il pugilato mi ha anche salvato. Certo. Elisa, anche tu sei entrata in palestra per sbaglio perché volevi fare qualcos'altro o avevi le idee più chiare? No, vabbè, io nasco a Iesi, in provincia d'Ancona, nelle Marche, quindi in una palestra meravigliosa che ha 4 ori olimpici. Il grande maestro Ezio Triccoli imparò la scherma nei campi di concentramento, la portò a Iesi, diede lezione a Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali. Quindi dopo aver fatto danza classica sono passata alla scherma ed è stato amore a prima vista, c'è combattimento, c'è la sfida, mi ha permesso di conoscere me stessa, di superare i miei limiti, all'interno della maschera c'erano le mie paure, le mie emozioni e poi piano piano di vincere le gare più importanti. E c'è un po' questo fil rouge in questi due sport, perché ci sono 2 atleti, uno di fronte all'altro, bisogna imparare a rispettare l'avversario nel doverlo colpire però. Ma io credo che nella ignoranza e modo di ignorare lo sport della box, che tutti pensiamo che sono solo cazzotti e botte, mentre no. Il mio primo maestro mi ha insegnato proprio che era una scherma quella di colpire e non farsi colpire, tant'è vero chi veniva dalla mia scuola eravamo tutti pugili, mi permetto di dire belli, ma belli nel senso sportivo, tecnici, e nessuno faceva bagarre, quanto la bagarre tra virgolette è quello che piace più al pubblico, quella che accende più il pubblico, mentre oggi se io e me ne vanto di questa cosa che sto per dire, sono ancora diciamo col viso integro, vi assicuro che non sono andato da nessun chirurgo estetico, quindi ho sempre cercato di vincere un incontro 1-0 e mai 10-9, ecco, per non portarmi 9 cazzotti a casa. Che piacevoli. Clemente, vorrei restare anche un po' su quello che hai detto, no? Il pugilato mi ha tolto dalla strada, quindi ti ha dato un'opportunità e tu oggi la senti questa responsabilità anche nei confronti dei giovani di tramandare quelli che sono i valori che lo sport ti ha insegnato? Allora, oggi con i giovani è molto più facile parlare per quanto riguarda le situazioni che ci affliggevano a noi da bambini, ma è più difficile parlargli perché oggi loro vedono il mondo in un modo diverso. Quindi trovare quel connubio giusto è tanta psicologia. Però io sono direttore tecnico delle Fiamme Azzurre e ho una squadra di 5 atleti, nonché titolari della nazionale, quindi c'è il 50% della nazionale che sono i miei, e quindi mi ascoltano tanto, mi emulano tanto, mi chiedono consigli e quindi significa che sto facendo un buon lavoro. Assolutamente, in bocca al lupo. Grazie. Elisa, che cosa, o magari anche qual è la fatica, perché abbiamo parlato tanto di questa responsabilità nel trasmettere questi valori alle nuove generazioni, no? Per quello che riguarda il tuo sport, qual è la difficoltà nel farlo e che cosa si trasmette? Beh sì, noi campioni abbiamo una grande responsabilità perché comunque i giovani ci vedono molto spesso come idoli, anche come esseri perfetti. Io appena posso cerco di mandare questo messaggio. Ci sono state delle difficoltà anche nelle nostre vite, ci siamo dovuti rialzare, la perfezione assolutamente non esiste, la sconfitta è importantissima perché la sconfitta insegna tantissimo. Io paradossalmente la ricercavo perché potevo lavorare sul dettaglio, sulla cosa che non era andata dopo la sconfitta e quindi ecco, cerco di trasmettere valori a questi giovani che hanno bisogno secondo me di passione, ecco, di una cosa che li distolga da altro, che li impegni e che li diverta. E è importante secondo me il ruolo che abbiamo noi, che hanno anche tante altre persone, quello di tramandare e di trasmettere questo. È facile dire no, ma non c'ha voglia di fare niente, ecco, insegniamo loro, proviamo ad insegnare loro quello che sappiamo e anche facciamo capire che anche noi siamo stati giovani e che anche noi non sapevamo cosa fare e cosa volevamo dalla nostra vita. Ma infatti, se mi posso permettere di interromperti Elisa e di aggiungere questa cosa, oggi io vedo tra tanti
tanti allenatori di società, di piccole società, la figura che manca oggi all'allenatore è proprio quella che mancava a noi, che il nostro allenatore era anche un educatore e oggi tante volte quella figura si è persa e quindi noi cerchiamo di farlo, perché siamo stati indottrinati in questo modo e cerchiamo di farlo anche con i giovani. Bene, allora su questo messaggio anche di speranza nei confronti dei giovani e guardando soprattutto alle prossime Olimpiadi, direi di passare alla premiazione. La categoria è promozione dello sport. A premiare Clemente Russo, Davide De Sario, direttore responsabile di ADN Cronos, e Elisa Di Francisca. Sì, prego io. Arrivano sia il premio che Buonasera. La targa. Vi lasciamo acquistare il centro. Il centro. Categoria promozione dello sport a Clemente Russo. Noi ringraziamo Clemente Russo, ringraziamo Elisa Di Francisca, grazie per essere stati qui. Grazie Davide. Riacquistiamo il centro del palco perché siamo ai titoli di coda, ai saluti. Siamo ai saluti e ai ringraziamenti, e quindi il ringraziamento va ovviamente a tutti quanti voi che ci avete accompagnato in questo viaggio. Fatevi un applauso, ve lo facciamo anche noi. E ovviamente alla Fondazione Fair Play Menarini che ha ospitato, ha organizzato questo bellissimo evento, alla giuria che ha selezionato un parterre incredibile che vi abbiamo presentato durante la serata. Ci auguriamo naturalmente che questi racconti, che vi possiate portare un piccolo pezzetto di queste storie a casa e raccontarle magari a chi non c'era, e vi aspettiamo qui il prossimo anno. Vi ringraziamo, grazie a tutti. Richiamiamo sul palco tutti i premiati, tutti i premianti per la foto di rito. Per una foto di rito. Quindi vi chiediamo di raggiungerci e di salire sul palco, a tutti coloro che sono stati premiati e che hanno premiato i vari atleti. Grazie a tutti. Buonanotte, arrivederci a tutti. Buonanotte.